Nel panorama degli oggetti misteriosi che hanno attraversato la storia, pochi possiedono un'aura magnetica quanto la tavoletta di Iside, conosciuta anche come tabula isiaca. Non è un manufatto imponente, non è scolpita nella pietra, non è adornata d'oro come i tesori dei faraoni, e tuttavia esercita un potere evocativo sorprendente. Basta soffermarsi su di essa per qualche istante per provare la sensazione di essere di fronte a qualcosa di molto più grande di un semplice rilievo bronzeo. È come se quell'oggetto racchiudesse un intero universo simbolico, un frammento quasi congelato di una religione antica, reinterpretata attraverso gli occhi di un'altra civiltà. Ciò che rende la tavoletta isiaca affascinante non è soltanto la sua estetica, ricca di dettagli iconografici ispirati all'Egitto faraonico, ma la sua storia complessa e stratificata. È un manufatto nato in epoca romana, accolto nel Rinascimento come una reliquia enigmatica, studiato dagli illuministi, idolatrato dagli esoteristi dell'Ottocento e custodito oggi come testimonianza dell'incontro tra due mondi culturali profondamente diversi. La sua funzione originaria rimane incerta. Poteva essere parte dell'arredo sacro di un tempio, un pannello votivo, un oggetto rituale privato o un elemento decorativo carico di simbolismo. Nessuno può dirlo con sicurezza, ed è proprio questa mancanza di certezze che alimenta la sua leggenda. La tavoletta isiaca è un'opera che stimola l'immaginazione, invita alla ricerca, costringe ad addentrarsi tra miti, culti, interpretazioni artistiche e fraintendimenti che hanno attraversato i secoli. Nel corso di questo video analizzeremo la sua provenienza, il contesto storico in cui è stata realizzata, il significato delle sue figure, le interpretazioni che le sono state attribuite e l'importanza che ancora oggi conserva. Preparati a un viaggio che abbraccia millenni, passando dall'antico Egitto alla Roma imperiale, dalle biblioteche rinascimentali ai musei moderni. La tavoletta isiaca non è soltanto un oggetto, è una finestra attraverso la quale possiamo osservare l'evoluzione del pensiero umano, il nostro modo di attribuire senso alle immagini e la nostra eterna attrazione verso il mistero. La storia moderna della tavoletta isiaca inizia in un periodo straordinario, il Rinascimento italiano del XVI secolo. Roma in quel periodo era un immenso laboratorio artistico e culturale. Sotto il papato e le grandi famiglie nobili, la città veniva costantemente trasformata. Nuovi palazzi sorgevano sulle rovine degli antichi edifici imperiali e interi quartieri venivano rinnovati per adattarsi al gusto e alle esigenze del tempo. Ogni scavo, ogni fondazione, ogni ristrutturazione riportava alla luce pezzi di storia sepolti da più di un millennio. In questo clima fervente si verifica il ritrovamento della tavoletta isiaca. Non esistono registri ufficiali che documentino esattamente dove e quando sia stata scoperta, ma diverse testimonianze convergono nell'indicare il Campo Marzio, una delle zone più ricche di templi, santuari e edifici sacri dell'antica Roma. In particolare si ritiene che la tavoletta provenga dagli spazi dell'Iseo Campense, un vasto complesso dedicato alle divinità egizie Iside e Serapide, che in età imperiale aveva raggiunto dimensioni e importanza paragonabili ai principali luoghi di culto romani. Immaginate la scena. Operai al lavoro sotto il sole, polvere che si solleva nell'aria, pietre che vengono smosse dopo secoli di immobilità. All'improvviso emerge una lastra di bronzo finemente decorata, apparentemente integra e carica di simboli insoliti. Non rappresenta scene romane, non raffigura divinità familiari come Giove, Marte o Venere. Le figure, gli animali, persino gli ornamenti sembrano appartenere a un mondo completamente diverso. La notizia corre veloce. Un oggetto egiziano è stato scoperto nel cuore della città eterna. Ed è qui che entra in scena Pietro Bembo, cardinale umanista, studioso di lingue e culture antiche. Bembo era noto per la sua passione per gli oggetti rari e per il suo gusto raffinato nel collezionare opere dall'origine affascinante. Quando viene a sapere della tavoletta, non perde tempo.
La acquista e la inserisce nella sua preziosa collezione, dove resterà per decenni come uno dei manufatti più enigmatici. Per i contemporanei la tavoletta isiaca non era soltanto un reperto archeologico, era una finestra sul misterioso Egitto, una terra che nel XVI secolo rappresentava ancora l'archetipo della saggezza antica. Il fatto che non si potessero leggere i geroglifici rendeva tutto ancora più affascinante. Il ritrovamento doveva sembrare un dono del passato, un frammento di una conoscenza arcana finalmente emersa dopo secoli di silenzio. Non sorprende quindi che il manufatto abbia iniziato a circolare nelle discussioni degli intellettuali dell'epoca, alimentando curiosità, speculazioni e teorie di ogni genere. Il Rinascimento aveva riscoperto l'antichità classica, ma l'Egitto rimaneva un territorio semisconosciuto, quasi magico. La tavoletta isiaca diventò il simbolo perfetto di questa ricerca del meraviglioso. Uno dei fatti più sorprendenti, confermato dagli studi moderni, è che la tavoletta isiaca non è un'opera egizia, ma un manufatto romano. Questa scoperta, oggi accettata dalla comunità scientifica, rivoluzionò il modo di interpretare l'oggetto e costrinse gli studiosi a esaminare l'Egitto non come una civiltà isolata, ma come una fonte di ispirazione per l'impero romano. Durante il I secolo d.C. Roma viveva un'intensa fase di espansione culturale. Dopo la conquista dell'Egitto nel 30 a.C., la civiltà del Nilo esercitò un'enorme influenza sull'immaginario romano. Non solo spezie, tessuti, tecniche costruttive e motivi decorativi arrivarono nel cuore dell'impero, ma anche religioni, riti e simboli che affascinarono profondamente la popolazione. Nasce così quella che oggi chiamiamo romanità egittizzante, un fenomeno culturale in cui artisti romani riproducevano, reinterpretavano o reinventavano elementi dell'iconografia egizia, ma lo facevano a modo loro, con un approccio estetico più che filologico. Non cercavano di riprodurre fedelmente i simboli dell'antico Egitto, bensì di evocarne lo spirito mistico ed esotico. E qui entra in gioco uno degli aspetti più intriganti della tavoletta. I geroglifici presenti non hanno alcun significato linguistico. Non sono parole, non sono frasi, non sono messaggi nascosti. Sono semplicemente simboli inventati che imitano la forma dei geroglifici senza seguirne la struttura grammaticale. È come se un artista moderno creasse un testo in cinese finto, utilizzando simboli che ricordano i caratteri orientali ma senza alcuna coerenza logica. Per gli artigiani romani ciò che contava non era comunicare un messaggio scritto, bensì richiamare un immaginario. In altre parole, la tavoletta isiaca non parla la lingua dell'Egitto faraonico, ma la lingua dei romani che sognavano l'Egitto. Questo svela un aspetto fondamentale. La tavoletta è uno specchio culturale. Ci racconta come i romani vedevano l'Egitto, quali aspetti cercavano di imitare, quali elementi ritenevano misteriosi, suggestivi o sacri. L'oggetto quindi non è un documento dell'Egitto antico, ma una testimonianza di come l'Egitto venne adottato e trasformato da una civiltà diversa. La sua esistenza dimostra che la cultura romana non si limitò a conquistare territori, ma assorbì idee, religioni e simboli, rielaborandoli in forme nuove. Per comprendere davvero la tavoletta isiaca, bisogna immergersi nel mondo religioso della Roma imperiale, un universo sorprendentemente aperto a influenze esterne. Tra tutte le divinità importate, nessuna ebbe un successo paragonabile a Iside, che riuscì a conquistare non solo l'attenzione dei ceti popolari, ma anche il rispetto dei letterati e il favore dei potenti. Iside, nell'immaginario egizio, era molto più che una semplice dea. Rappresentava la maternità, la magia, la protezione divina, la capacità di ricomporre ciò che è spezzato. Il suo mito centrale, quello in cui cerca il corpo smembrato di Osiride per riportarlo alla vita, è uno dei racconti più profondi della religione egizia, carico di significati spirituali e cosmici. Secondo la tradizione, Iside è la dea che non si arrende al caos del mondo e che con la sua determinazione e il suo potere riesce a generare una rinascita dove tutto sembrava perduto. Quando il culto isiaco giunge a Roma, questi elementi risuonano con forza. La popolazione urbana, spesso oppressa dalle difficoltà della vita quotidiana,
trova in Iside una figura vicina e consolante. A differenza delle divinità tradizionali romane, più legate alla vita pubblica, allo Stato, alla guerra o alla moralità, Iside offre una relazione personale. È una dea che ascolta le preghiere, che protegge gli individui, che promette una forma di salvezza, intesa sia come benessere terreno, sia come speranza ultraterrena. L'ascesa del culto è rapidissima. Templi, altari, processioni e confraternite isiache si moltiplicano in tutto l'impero, dalla Britannia al Medio Oriente. A Roma, l'Iseo Campense diventa un centro religioso cosmopolita, frequentato da persone di ogni ceto sociale: schiavi, mercanti, nobili, marinai, artigiani, persino intellettuali. Una particolarità del culto isiaco è la sua teatralità. Cerimonie scandite da musica, abiti rituali, oggetti sacri come il sistro, processioni simboliche che narrano la morte e la rinascita di Osiride. Per i romani, abituati a riti piuttosto sobri, l'esperienza era immersiva, emozionante, diversa da tutto ciò che conoscevano. In questo contesto la tavoletta isiaca rappresentava probabilmente un elemento decorativo o votivo, associato a queste pratiche rituali. Non uno strumento magico, ma un simbolo visivo che richiamava l'universo sacro del culto, un linguaggio per immagini che permetteva ai fedeli di riconoscere mitologie, divinità e poteri ultraterreni. Ora che abbiamo compreso il contesto storico e religioso, possiamo soffermarci sul contenuto della tavoletta. La sua superficie è organizzata in registri orizzontali, secondo uno schema tipico dell'arte egizia, ma interpretato attraverso la sensibilità romana. Ogni zona della tavola presenta figure disposte con cura, alcune stanti, altre sedute su troni, altre ancora impegnate in azioni rituali. Le divinità sono riconoscibili attraverso i loro attributi tradizionali. Iside spesso porta sul capo il trono stilizzato. Osiride appare avvolto in bende, come il signore del regno dei morti. Horus è rappresentato come un falco o come un uomo con testa di falco. Anubi, guardiano delle necropoli, è raffigurato con testa di sciacallo. Una caratteristica rilevante della tavoletta è l'abbondanza di animali sacri. Nel pensiero egizio molte forze della natura erano associate a forme animali e la tavoletta riprende questo simbolismo. Ibis, serpenti, coccodrilli, vacche, sciacalli e falchi popolano la scena. Ogni animale trasmette un significato preciso. L'ibis richiama la saggezza di Thoth, il serpente la rigenerazione, il falco la maestà solare, il coccodrillo la potenza delle acque del Nilo. Al centro della composizione troviamo la scena più importante dal punto di vista narrativo e teologico, la rinascita di Osiride. È qui che si manifesta la capacità degli artigiani romani di evocare i contenuti spirituali dell'Egitto attraverso un linguaggio adattato al proprio tempo. Osiride è rappresentato in posizione eretta o seduto su un trono, circondato da divinità che lo proteggono e lo onorano. Questa scena non è solo un episodio mitologico, ma la sintesi visiva di una delle idee fondanti del culto, la vittoria sulla morte, la ciclicità della vita, la promessa di un rinnovamento cosmico. Attorno a questa scena si dispongono figure secondarie, talvolta sacerdoti in atto di compiere offerte, libagioni, cesti con fiori e frutti, oggetti rituali. Questi elementi mostrano che la tavoletta, pur essendo un oggetto artistico, riflette pratiche reali del culto isiaco. Infine, lungo i bordi troviamo la serie di pseudo-geroglifici. Pur non avendo un significato letterale, la loro presenza contribuisce a creare un'atmosfera egizia, rafforzando l'identità interculturale del manufatto. Non sono un errore o una falsificazione, ma una scelta artistica deliberata. Servono a collocare l'opera in un mondo immaginario, che per i romani era sinonimo di antica saggezza. Dopo la morte di Pietro Bembo, la tavoletta continua a circolare tra collezionisti, eruditi e studiosi che la esaminano con sempre maggiore curiosità. Nel Rinascimento l'Egitto non era studiato in modo scientifico, la mancanza di una lettura dei geroglifici lasciava ampio spazio alle interpretazioni simboliche. Molti pensatori credevano che gli egizi avessero trasmesso la loro conoscenza attraverso un linguaggio criptato, comprensibile solo agli iniziati.
Per questo la tavoletta isiaca venne interpretata come un possibile testo sacro figurato, una sorta di enciclopedia simbolica in grado di racchiudere segreti cosmologici. Alchimisti, filosofi neoplatonici ed esoteristi del 500 e 600 si interessano all'opera, attribuendole significati sempre più complessi. Alcuni sostenevano che le sue figure contenessero formule magiche, altri la vedevano come una rappresentazione dei cicli della natura, altri ancora tentavano di leggerla come un codice da decifrare. Con l'arrivo dell'illuminismo e dell'approccio più razionale alle scienze, la tavoletta viene analizzata con maggiore rigore. Gli studiosi iniziano a notare incongruenze nelle iscrizioni, stili non compatibili con l'Egitto faraonico e influenze tipicamente romane. Tuttavia, fino alla decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion, restava impossibile dimostrare con certezza che i simboli della tavoletta non contenessero un vero testo. Quando nel XIX secolo si scopre che i geroglifici reali funzionano come un sistema linguistico complesso, la tavoletta isiaca perde il suo presunto carattere esoterico. Tuttavia non perde il suo fascino. Diventa un documento prezioso della storia culturale europea, testimone di 3 epoche diverse: l'età romana, il Rinascimento e l'età dei Lumi, ciascuna delle quali ha proiettato su di essa le proprie domande e le proprie credenze. Pur avendo chiarito la sua natura artistica e storica, la tavoletta isiaca ha continuato a esercitare un'influenza sorprendente anche nei secoli successivi. Nell'Ottocento, epoca di revival occulto e rinascita dell'interesse per le tradizioni antiche, molte correnti esoteriche utilizzarono l'immagine della tavoletta come riferimento iconografico. La ragione è semplice: al di là della sua autenticità, il simbolismo della tavoletta appare ricchissimo e suggestivo. Per gli occultisti dell'epoca non importava che i geroglifici fossero inventati, ciò che contava era il potere evocativo delle figure. Si iniziò così a interpretare la tavoletta come una mappa mistica dell'anima, una rappresentazione dei cicli spirituali, una descrizione delle forze cosmiche. Alcune società iniziatiche europee ne adottarono immagini nelle loro pubblicazioni, spesso attribuendole significati del tutto nuovi. In particolare, il mito della ricomposizione di Osiride divenne un potente simbolo di trasformazione interiore. La tavoletta fu utilizzata come supporto meditativo, come ispirazione per rituali simbolici e come chiave interpretativa per discipline come l'alchimia spirituale. Il risultato è che la tavoletta isiaca vive oggi una doppia vita. Da un lato è un reperto storico che gli archeologi studiano per comprendere la diffusione del culto isiaco. Dall'altro è un oggetto vivo nella cultura esoterica, reinterpretato secondo chiavi moderne. Dopo secoli di interpretazioni, ipotesi e leggende, la tavoletta isiaca ha attraversato un percorso altrettanto affascinante sul piano materiale. Dopo la morte di Pietro Bembo, la sua preziosa collezione venne suddivisa, venduta e in parte smembrata. La tavoletta passò di mano più volte, come accade spesso ai reperti che attirano l'attenzione degli studiosi e dei collezionisti più influenti. Durante il XVII e il XVIII secolo l'oggetto suscitò un interesse vivissimo tra i gentiluomini europei. Le collezioni antiquarie erano di moda e possedere un'opera egizia era considerato un segno di prestigio culturale. Non era raro che ambasciatori, prelati e aristocratici competessero per aggiudicarsi reperti esotici capaci di arricchire la loro Wunderkammer, le camere delle meraviglie, in cui raccoglievano oggetti singolari provenienti da tutto il mondo. La tavoletta isiaca, con il suo aspetto enigmatico, non poteva sfuggire a questa tendenza. Nonostante il mistero che la avvolgeva, o forse proprio a causa di esso, venne trattata come un'opera di enorme valore culturale. Alcuni viaggiatori stranieri che visitarono l'Italia nei secoli XVII e XVIII nei loro diari la citano come una delle curiosità più affascinanti conservate nei palazzi veneziani e romani. Con il passare del tempo, la crescente professionalizzazione degli studi archeologici portò a una ridefinizione del destino della tavoletta. Da oggetto da salotto di un cardinale diventò un reperto di interesse accademico. Nel corso dell'Ottocento, mentre l'egittologia nasceva e si sviluppava come disciplina scientifica, gli studiosi cominciarono a interessarsi al manufatto non come oggetto magico, ma come testimonianza storica del culto di Iside fuori dall'Egitto.
Fu in questo clima che, dopo ulteriori passaggi di proprietà, la tavoletta isiaca trovò finalmente una sede stabile, il Museo Egizio di Torino, una delle istituzioni più prestigiose al mondo per lo studio dell'antico Egitto. Qui venne ordinata, catalogata, protetta e resa accessibile a studiosi e visitatori. Nel museo la tavoletta acquisisce una nuova identità, non più reliquia misteriosa o oggetto di speculazioni, ma tassello importante per comprendere l'incontro culturale tra Roma e l'Egitto. Osservarla oggi significa accedere a un frammento di storia antica, un racconto silenzioso in cui dialogano due civiltà apparentemente lontane. Uno degli aspetti più affascinanti della tavoletta isiaca è che, nonostante la ricerca moderna abbia chiarito molti dei suoi elementi stilistici e iconografici, la sua funzione originaria rimane ancora oggi un enigma. E questa ambiguità contribuisce in modo determinante al suo fascino. Gli studiosi hanno proposto diverse ipotesi, ognuna plausibile ma nessuna definitivamente comprovata. Una delle più accreditate sostiene che la tavoletta fosse un pannello votivo destinato a decorare un'area sacra all'interno dell'Iseo Campense. La ricchezza delle figure, la disposizione ordinata delle scene e la presenza costante di elementi religiosi indicano chiaramente una funzione culturale. Un'altra ipotesi la considera come parte di un arredo liturgico. Potrebbe essere stata posizionata su un altare, su una parete rituale o persino su un mobile sacro utilizzato durante particolari cerimonie. Le dimensioni della tavoletta, né troppo ridotte né troppo imponenti, sembrano compatibili con un utilizzo interno a un edificio sacro, forse come oggetto da osservare durante le fasi di un rituale. C'è poi una terza possibilità, meno considerata ma interessante. La tavoletta potrebbe essere appartenuta a un devoto privato, forse un membro di una confraternita isiaca o un iniziato di alto rango. L'antica Roma non era estranea alla pratica di possedere oggetti sacri domestici e il culto di Iside prevedeva una dimensione personale molto sviluppata. Per alcuni fedeli possedere un manufatto ricco di simboli poteva rappresentare un modo per mantenere un legame quotidiano con la dea. Infine, alcuni studiosi moderni hanno proposto che la tavoletta avesse una funzione didattica. Le sue figure, infatti, riassumono con grande efficacia molti aspetti del mito osiriaco e della religiosità egizia. Potrebbe dunque essere servita come supporto visivo in contesti di istruzione rituale o nelle prime fasi dell'iniziazione dei fedeli. Ogni ipotesi è plausibile, e forse proprio questa pluralità di possibilità racconta la vera natura dell'oggetto. Un'opera che possiede significati sovrapposti, adatta a essere fruita in contesti diversi, capace di trasmettere un messaggio religioso forte senza ricorrere al linguaggio scritto. La storia della tavoletta isiaca non può essere compresa appieno senza considerare il ruolo speciale che l'Egitto ha avuto nell'immaginario europeo. Per secoli l'Egitto è stato percepito come una terra dalle conoscenze arcane, sede di un sapere antico preservato attraverso simboli enigmatici e rituali misteriosi. Questa percezione, costruita in larga parte su fonti greco-romane, ha avuto un impatto enorme sul modo in cui l'Occidente ha interpretato i reperti egizi. Nel Medioevo l'immagine dell'Egitto era filtrata da una lente religiosa e allegorica. Nel Rinascimento, però, la riscoperta dei testi classici portò alla nascita dell'idea di un Egitto filosofico, patria di una saggezza pre-cristiana. Intellettuali come Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola vedevano nei simboli egizi una forma di linguaggio universale, capace di trasmettere verità profonde attraverso figure piuttosto che parole. Non c'è da stupirsi dunque che un oggetto come la tavoletta isiaca venisse accolto come un possibile codice iniziatico. Per i pensatori rinascimentali ed esoterici era la prova tangibile dell'esistenza di un'antica filosofia religiosa sopravvissuta nei secoli, un ponte tra il mondo degli dei e quello degli uomini. Nel Settecento e Ottocento, con l'esplorazione dell'Egitto e la decifrazione dei geroglifici, l'immaginario occidentale si rinnovò ancora una volta. Da un lato, la scienza restituiva un'immagine concreta e storicamente fondata dell'Egitto. Dall'altro, l'esoterismo romantico continuava a investire quei simboli di un'aura poetica e mistica. La tavoletta isiaca si trova proprio al centro di questo crocevia culturale. Non è solo un manufatto antico, ma un oggetto che ha incarnato per secoli la proiezione europea dell'Egitto,
un simbolo mobile, trasformato da ogni epoca secondo i suoi bisogni e visioni. Il suo valore maggiore oggi sta forse proprio nel mostrarci come il passato non sia mai un blocco immobile, ma un materiale che ogni generazione riplasma. La tavoletta isiaca è molto più di un reperto archeologico. È un testimone silenzioso di un dialogo millenario tra culture diverse, un oggetto che riesce a racchiudere in sé tre storie contemporaneamente: quella dei Romani, che ne crearono la forma, quella degli Egizi, che ne ispirarono il contenuto, e quella degli Europei, che ne interpretarono il significato per secoli. Il suo mistero non risiede in codici nascosti o in segreti magici, ma nel modo in cui continua a parlare senza usare parole. Le sue figure, i suoi animali, i suoi simboli inventati, ma profondamente evocativi, ci ricordano che l'immaginazione è spesso più potente della realtà e che il valore culturale di un'opera non dipende solo da ciò che è, ma da ciò che le generazioni successive le attribuiscono. Nel guardare la tavoletta, oggi conservata al Museo Egizio di Torino, vediamo non soltanto un frammento del passato, ma un ponte che unisce epoche e sensibilità molto diverse. È un invito a comprendere come i simboli, una volta creati, vivano una vita autonoma, trasformandosi con la storia e influenzando chi li osserva. La tavoletta isiaca ci ricorda che la storia dell'umanità è fatta non solo di fatti e date, ma di interpretazioni, sogni, immaginazioni. È un oggetto che non si limita a essere contemplato. Ci obbliga a riflettere sul rapporto tra realtà e mito, tra arte e spiritualità, tra ciò che sappiamo e ciò che desideriamo capire. Ed è forse proprio per questo che a distanza di quasi 2000 anni continua ad affascinare chiunque vi si avvicini.